Ciao a tutti, io sono Anni e vi do il benvenuto nel mio canale in questo video. Oggi sono tornata con un Votitina Day, qui vi sto mostrando la colazione, molto semplice, infatti l'ho fatta soprattutto in questo modo per dimostrarvi che comunque si può mangiare qualcosa di buono anche quando si ha fretta. Qui ho preparato un caffè e una briochina, non so esattamente se sia qualcosa che viene realizzato, diciamo, preparato solamente nel mio paese o se è disponibile in tutti i panifici. Comunque questa era in particolar modo ripiena con gocce di cioccolato. Passiamo al pranzo. Anche qui un pranzo molto semplice, invece per la cena mi sono dedicata a fare qualcosa di più elaborato. Qui pane con la mortadella, però in questo caso ho preparato una crema, una mousse, diciamo, a base di avocado, poi ho aggiunto dell'olio, del sale, delle spezie per aromatizzare. Ho scelto tra il pane che avevo a disposizione, questo a forma di cornetto, e ho fatto due varianti. Qui vi sto mostrando una piccola bruschetta così a crudo in cui scusate, ho cosparso dell'aglio e poi appunto ho abbondato con questa mousse. Ed ecco qui qualcosa di semplice, di gustoso e buono. Ovviamente potete aromatizzare la mousse come più preferite, magari aggiungendo qualcos'altro, ecco. Per quanto riguarda la cena, invece, come ho già detto poco fa, ho preparato qualcosa di più elaborato perché magari la sera si ha un po' più di tempo, o in caso potete anche prepararlo quando avete tempo e poi lo riscaldate. Qui ho preso questa noce di vitello e l'ho scaldata su un filo d'olio, come avete visto. Non era poco, ma neanche tanto, giusto per soffriggere la parte esterna, quindi ho dato una leggera doratura, diciamo così, in tutte le parti. Come potete vedere lo sto girando da tutte le parti, appunto, e ci vuole veramente qualche minuto. Qui sto aggiungendo del vino, quindi lo sto sfumando con del vino rosso. Dopo aggiungerò la cipolla e delle verdure a scelta con cui fare una cremina che utilizzerò per cospargerlo alla fine. Qui vi ho mostrato la cipolla, appunto, che ho già tagliato a rondelle e ho versato in padella. Poi aggiungo tutte le altre verdure, quindi le carote tagliate sempre a fettine. Ho aggiunto il pepe e il sale. Ho aggiunto anche del rosmarino, principalmente sulla noce di vitello e non sulle verdure, perché poi appunto le verdure li andrò andrò a creare questa cremina con le verdure e quindi il rosmarino magari può essere un po' pesante e soprattutto difficile da rendere morbido, insomma. Poi ho aggiunto dei capperi, delle olive e del pomodoro che appunto qui vi ho mostrato e andrò a tagliare sempre a rondelle e lo aggiungerò. Poi ho preparato un brodo vegetale con del dado, ho utilizzato mezzo dado. E questo brodo è molto importante che vada aggiunto a più riprese, quindi circa 2-3 mestoli all'inizio, poi si copre con un coperchio, dopo un po' si aggiungono gli altri mestoli, quindi sempre un po' alla volta, finché appunto le verdure siano ben cotte e anche la noce di vitello. Qui appunto lo sto mettendo in questo contenitore e con l'aiuto del baby beamer, qui ho perso purtroppo l'inquadratura, comunque vado a frullare il tutto.
appena la noce di vitello è ben fredda, quindi si è raffreddata, vado a tagliarlo in piccolissime fettine, veramente molto sottili, mi raccomando. E poi li ho cosparso con la crema infine e ho aggiunto i pomodorini che avevo aggiunto in precedenza alle verdure e li ho diciamo messe da parte quando ho creato questa cremina e poi li ho aggiunti nuovamente di sopra sia per guarnizione che comunque per dare un tocco finale. Ecco, spero che il video vi sia piaciuto, datemi dei consigli qui sotto nei commenti, io ci tengo sempre alla vostra opinione, voi lo sapete. Vi ringrazio appunto per aver guardato e se vi va iscrivetevi al mio canale e mettete mi piace per sostenermi. Grazie, ciao!